Trattala come tale, non abusarne. Ciao community, benvenuto, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questo è il terzo video infrasettimanale, quello del venerdì, finalmente il weekend. Andremo a vedere oggi se con una nuova conoscenza c'è o meno un futuro. Quindi se hai una nuova conoscenza o magari hai più nuove conoscenze delle quali vuoi testare un po' la affidabilità, diciamo così, puoi guardare una o tutte e due le varianti di questo interattivo che ti vado a preparare. Andiamo a vedere quindi se con questa nuova conoscenza che hai fatto c'è un futuro. Ovviamente stiamo parlando di amore. Magnifico questo oracolo, il Botanical Magical, devo ancora finire di tradurlo. Ce la farò, prima o poi ce la farò. Le cose da fare sono tante e la risposta degli utenti è tanta. Tu intanto pensa alla nuova conoscenza o alle nuove conoscenze, se chiedi che più persone. Hai già visto le scelte scorrere, ma ora te le faccio rivedere in dettaglio. Agata muschiata per la prima, corniola per la seconda. Eccole in dettaglio: agata muschiata per la prima, corniola per la seconda. Ti do qualche secondo e poi parto con la prima. Se hai bisogno di vedere meglio, stoppa il video. Ok, andiamo a vedere se per te che hai scelto la variante dell'agata muschiata c'è un futuro con la persona alla quale stai pensando. Abbiamo l'uva e Eurinome, la creazione. Sì, qui direi proprio di sì, qualcosa può nascere. Il vino invita proprio al furor bacchico, che è proprio il divertirsi, lo stare insieme, il conoscersi, il frequentarsi anche in maniera molto approfondita, per non entrare nei dettagli. Ora vabbè, abbiamo capito a cosa mi riferisco. Il vino è una carta che porta appunto l'ebbrezza mistica, porta la visione, porta comunque un buon feeling anche fra due persone. Eurinome è la creazione, l'uovo dal quale si schiude l'universo, il serpente del Kundalini che si alza, lo vedi nell'immagine, lungo la schiena di questa divinità, va a significare appunto una rinascita. Quindi qui sì, può nascere un qualcosa di importante. Bene, sono felice di darti questa buona notizia. Andiamo a vedere con i tarocchi dei famigli se con questa persona alla quale stai pensando può nascere qualcosa. Perché per ora ci dicono di sì, però non ci dicono se veramente poi nascerà. Il 2 di denari, questo è un po' un incidente di percorso, perché il 2 di denari è una carta molto bella qualora si parli di riprogrammare la propria vita, e quindi è una carta bellissima per tutto ciò che è il rimboccarsi le maniche anche metaforicamente e il dire ok, do una svolta alla mia vita. Prevede un successo magari anche parziale, iniziale, con un miglioramento costante nel tempo, però anche una carta di indecisione e di tentennamento. Regina di spade, 10 di denari, innamorato. Sembra di sì, però magari qua prima c'è da chiudere definitivamente qualcos'altro, sai? O da parte tua o da parte dell'altra persona. E non mi riferisco a chiudere perché una regina di spade di solito è molto molto mentale, e quindi qua potrebbe essere un qualcuno che o è ferito o ferita dall'ex in maniera molto forte o dalle relazioni precedenti, oppure magari pensa ancora in maniera discontinua a qualcuno del passato. Il passaggio di testimone 10 di denari, sia come
carta di coppia alla luce di una regina di spade che è scoppiata o che sta scoppiando, ma anche come passaggio di testimone verso un innamorato, un gradino iniziatico per la crescita, sì, ok, ci sta. L'imperatrice, il fante di bastoni, 8 di denari, sì, qui può nascere soprattutto per quelle situazioni nate sul lavoro, per lavoro o nate intorno all'ambiente lavorativo, qui può nascere, però prima c'è da riscoprirsi imperatrice, uomo o donna che sia questa persona, e c'è da portare a livello di possibilità e di creatività la grande energia mentale della regina di spade, perché l'energia ce l'ha, ma è una carta che, pur avendo un'imperatrice nel fisico, quindi pur avendo una figura che comunque è creativa, che comunque riesce ad esprimere una grande energia, ha la sensazione di perdita, un po' ha questa visione. È come se quello che comunica come persona agli altri sia un qualcosa di estremamente bello, magari per il modo di fare che ha, per il modo di parlare che ha. Quello che sente per sé, uomo o donna sia, è un po' quello che invece lo frega o la frega, perché comunque la fa scivolare in una sensazione di perdita. Vedi il passaggio di testimone, interessante, ti ho detto prima, il fante di bastoni, quindi notizie, incontri, la possibilità comunque, mi diceva già anche il 2 denari, di avere degli appuntamenti, addirittura in alcuni casi potrebbero esserci già stati, perché comunque l'imperatrice alla fine è una carta che ti dicevo prima, non si nega di dare agli altri, anche se per sé magari è un po' in questo caso avara o avaro e sia di attenzioni. Però poi sì, alla fine sì, qua può nascere, c'è da superare sto scalino mentale, però dai, ce la puoi fare. Molto bella sta variante. Non ti ho detto anche che, scusami, torno indietro, la connessione imperatrice uva mi potrebbe parlare di una persona per cui comunque la sessualità è un aspetto primario. Quindi probabilmente con questa persona c'è anche un primo avvicinarsi, o ci sarà un primo avvicinarsi che passa da quella che è la sessualità. Poi nasce la coppia, però passa da quella che è la sessualità, perché comunque imperatrice e uva me la buttano abbastanza su quel tema lì. Comunque dai, belle notizie per te che hai scelto la variante 1, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Andiamo a vedere la variante numero 2, la corniola. Vediamo un po' se c'è un futuro con questa persona. La camelia, Penelope, la profondità di sentimento. Qui c'è una grande attrazione, la carta della camelia parla del fatto che comunque bisogna ringraziare questa persona, questa situazione, l'universo in generale, per il fatto di aver comunque avuto l'opportunità di incontrarsi. Penelope la profondità di sentimento, però è particolare perché si abbandona anche a questi avvoltoi che comunque avvoltoi non so cosa sono, a questi galli cedroni che comunque la beccano. Quindi alla fine quello che qui secondo me sta dicendo è: le possibilità sono importanti qua, però forse è possibile che in realtà tutto resti su un piano molto mentale per le paure di una delle due parti o di tutte e due le parti, o per la vita magari questa persona è già impegnata o impegnato se è un uomo. Andiamo a vedere. Per te che hai scelto la variante della corniola.
Il 2 di bastoni, vedi, è l'indecisione. Sono usciti tutti e due. Nella prima è uscito il 2 di denari, qua il 2 di bastoni. È l'indecisione su cui bisogna un attimino lavorare. Quindi sì, qua le possibilità ci sono, ma secondo me c'è molta indecisione. La luna potrebbe essere anche una persona che cede facilmente ai sensi di colpa. Il 9 di denari. Il 7 di denari. Però c'è anche molta connessione. L'1 e 7 di denari sono comunque carte che parlano di molta connessione, anche e soprattutto fisica. Qua la vedo più come un'avventura per ora, non volermene. 9 di bastoni, probabilmente c'è anche distanza fisica, mentale, di età, oppure distanza anche di tempo, volendo. 5 di denari. 6 di denari. Allora, come ti dicevo all'inizio, qua c'è da una parte qualche tipo di distanza. Può essere per quelle che sono magari le rispettive paure, o magari il fatto che la persona è impegnata, o comunque blocchi mentali, insicurezze, o distanza fisica, mentale, insomma, o di età anche. Comunque c'è comunque un aprirsi, perché poi il 9 di bastoni e la luna rappresentano anche la connessione alle energie superiori, quindi comunque c'è un aprirsi a questo mood, a questo feeling, pur consapevoli del fatto che forse non è un qualcosa che potremo abbracciare del tutto. Il 9 di denari è la carta di chi cerca l'autonomia, alla luce anche di un 5 di denari, quindi una carta dove forse la richiesta di autonomia diventa addirittura esasperata. 5 di denari fa percepire di nuovo un po' tutto il buio di una situazione, una carta di perdita, un po' come già Penelope ci dice. Hai comunque addosso altre situazioni, altre persone, altre idee, altri mood, e ti senti in un certo senso vincolato o vincolata. Qui può nascere un'avventura. 7 di denari su 6 di denari. 7 di denari è comunque chi vive l'avventura, chi in un certo senso di solito si dice il matrimonio di interesse. Ora, l'interesse può essere anche fisico, sessuale. Il 6 di denari, il dare e l'avere, sì, ok, come relazione ci sta, però sempre più un qualcosa di pragmatico, diciamo. Quindi sì, secondo me qua può nascere l'avventura, ma non è una cosa che va a durare, sai. Ti ci butto giù altre 2 o 3 carte giusto per aprire sto 6 di denari, ma secondo me qua può durare un po' questa situazione, ma non è una situazione che ti porta a una storia d'amore canonica. La papessa, sì, qui c'è qualcuno che o vive nella memoria o è già impegnato o impegnata. Il diavolo addirittura. E il 6 di coppe, la ricerca del piacere. Assolutamente sì. Mi dispiace darti questa notizia, qui c'è un qualcuno con cui, ammesso che tu non voglia aprire un qualcosa come avventura, ma è leggero, allora sì, ma nel caso sei alla ricerca comunque di una situazione più stabile, qua è più un no, mi dispiace. Comunque, magari deve aprirti, deve portarti ad un periodo dove magari arriva qualcuno che ti dà più stabilità. Ovviamente io te lo auguro, ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Noi ci vediamo domenica per il video settimanale.